Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore nei prossimi 7 giorni, video sempre valido dal momento in cui lo guardi, come tutti gli interattivi. Andiamo a vedere sia che tu abbia una persona, una connessione, sia che tu non abbia ancora nessuno. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore. Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare fermamente, fortemente, caldamente i miei podcast sull'arte sciamanica, per favore. Quindi soprattutto il video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, che si trova nella playlist l'arte sciamanica, va bene? Ok, allora andiamo a vedere. Capricorno, carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno. Carta guida, cosa accadrà nei prossimi 7 giorni. Allora, 9 di coppe, ti vedo stare bene, così come stai. Ti vedo soddisfatta o soddisfatto di quello che hai. Al di là se ci sia una connessione o meno, ti vedo contenta dei tuoi traguardi o contento dei tuoi traguardi raggiunti fino a questo momento. Il 9 di coppe è un'energia autonoma, no? Che mi parla di sazietà, di abbondanza personale al di là, quindi non è un qualcosa che dipende dall'esterno, no? Niente dipende mai dall'esterno. Ti vedo come una sazietà personale, abbondanza personale, la forza. Sì, qua vedo che stai mettendo tanto impegno e coraggio nel dare, nel seguire le tue emozioni, le tue intuizioni, per te stessa, per te stesso, per un benessere personale. E sappiamo che questo è alla base di ogni creazione di successo relazionale e di qualsiasi altro tipo di relazione. Mi dicono che c'è un'energia di autonomia e sufficienza, di autonomia personale, al di là di qualcuno o meno. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo cosa accade nell'amore per le mie ragazze e per i miei ragazzi del Capricorno. Cioè stai dando energia a te stessa o a te stesso primariamente, non mi marcano un'altra persona. Al di là se stai insieme a qualcuno, o no. Vediamo, o hai una connessione o meno. Mi marcano il tuo amor proprio. Vediamo un po' cosa succede nella relazione con l'altro, quindi in amore, prossimi 7 giorni. Amore Capricorno. Che taglio micidiale! Il mago asso di coppe. Se stavi qua tutta bella sola, soletto, solo soletto, qua arriva qualcuno di grande potenza. 1-1. Inizio, mago numero 1, 1 asso di coppe. Un inizio d'amore. Mi marcano una persona del segno del Gemelli o ascendente o luna Venere in Gemelli, o al di là del segno è proprio questa energia, una persona capace di manifestare questa opportunità. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, ne ho messe due, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo un bellissimo asso di coppe, 6 di denari, re di coppe, la stella, ragazzi miei, guardate che fondo mazzo. Qua c'è una persona meravigliosamente empatica, devota. La stella, re di coppe, mi parlano di anche se una donna, mi parlano di una persona matura emozionalmente, con il 6 denari, che è giusto dare, il giusto avere, con la volontà di sentire empaticamente l'altro, con la voglia di condividere, di stare bene, di intendersi l'uno con l'altra in equilibrio per questo meraviglioso asso di coppe. Forte il segno del Cancro, Pesci, Scorpione e Acquario. E qua si preannuncia qualcosa di bello, vediamo cosa ci raccontano. Energia attuale Capricorno amore, e tu stai sulla difensiva qua, regina di spade, fai lo scanner a chi hai davanti un po'. E infatti stai con il benessere personale tuo,
E la regina di spade qua al centro mi parla di te che stai sulle tue, un po' sulla difensiva, un po' sul chi va là, un po' così. Vediamo il positivo. Ma ci sono comunicazioni, l'energia si muove, il tuo positivo, 8 di bastoni, vedo comunicazioni fluire, le comunicazioni sono perfettamente ben aspettate, il blocco qual è? Dei limiti, 7 di bastoni, o tu hai messo dei limiti o qualcuno ha messo dei limiti o ci sono difficoltà con qualcuno, oppure sei tu che metti dei limiti, oppure qualcuno ti ha bloccato o sei tu che hai bloccato, oppure difficoltà. Vediamo un po' che è successo qua. 10 denari e il paggio di coppe. Io credo che c'è stata un'ottima comunicazione nel passato tra te e una persona. Ottima comunicazione, però adesso stiamo un po' sulla difensiva o stiamo un po' irrigidite o irrigiditi, che c'è il fante di coppe che mi parla di una persona che è ben predisposta nei tuoi confronti o predisposto. 10 denari mi parla di stabilità, però qua ci sono dei limiti, o dei limiti per lavoro o dei limiti per famiglia o questioni legate lavoro e famiglia, per cui ti vedono un po' sulla difensiva, o semplicemente tu, se non c'è stato nessuno qua nel passato, posso vedere che hai messo dei limiti a delle energie più inconsistenti e hai riposto la tua energia creativa nella tua stabilità personale, con un lavoro che ti gratifica anche da un punto di vista emozionale per molti di voi. Vediamo che cosa succede qua. Prossimi 7 giorni, 5-7 giorni amore Capricorno, 5 di denari, il sole e il paggio di spade. Chi viene dopo il paggio di spade? Il 3 di bastoni, sì. Allora, qua arriva una persona e tu stai un po' sulla difensiva, eccolo il sole, una bellissima energia, lo vedevamo anche qua nelle carte del fondo mazzo. Per le ragazze singole, i ragazzi singolo parlo primariamente, arriva una persona che ti fa vedere il sole, ok? Tu stai un po' sulla difensiva, non ti fidi tanto perché già ti vedo come regina di spade, anche se sei uomo. Tant'è che metti un po' dei limiti inizialmente, un po' di limiti, però che succede? Può darsi che questa persona lavori fuori o stia fuori, o tu metti dei limiti perché non ti fidi inizialmente, però il 3 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino che ti vede protagonista di un metterti alle spalle la mancanza di fiducia, va bene? Per le ragazze e i ragazzi che avevano messo dei limiti a una persona perché è reputata immatura, questa persona arriva con energia gioiosa e giocosa o riprende la comunicazione laddove non c'era, e io vedo che tu sei pronta a metterti alle spalle la mancanza di fiducia. Alcuni di voi arriva questa persona nuova, erano già in contatto con un'altra persona, però mettono dei limiti perché si aprono a questa persona nuova, ok? Sì. Se è una persona nuova, qua io vedo che nasce tutto come una splendida amicizia e grazie alla fiducia dell'amicizia tu abbatterai le difese. Sì. Vediamo cosa ci raccontano i miei tarocchi o cosa ci aggiungono. Qua vedo i segni dell'acquario, gemelli, bilancia, leone, ok. Vediamo, regina di spade, energia attuale, regina di spade. Sì, paggio di spade. Non ti fidi tanto, stai un po' sulla difensiva, diciamo. Attualmente, stai un po' a osservare. 8 di bastoni al positivo, 7 di spade, vedi quanta mancanza di fiducia c'è. È possibile che tu inizialmente puoi evitare questa persona, ma poi ti apri. C'è mancanza di fiducia da parte tua un po'. Perché stai bene con te stessa, vedo qui. Prima di aprirti all'altro deve valerne la pena. 7 di bastoni al blocco, 6 di spade, può esserci una distanza che crea degli ostacoli tra te e questa persona. Una distanza, oppure litigi per terze persone, 5 di bastoni, oppure litigi per fraintendimenti o blocco comunicativo per fraintendimenti o mancanza di venirsi incontro. Vediamo un po', paggio di coppe, 10 denari.
Regina di coppe, il mago. Qua in arrivo questa persona comunque, nonostante tu, che sia una persona che già conosci o che è una persona nuova, è in arrivo questa persona e ti trova un po' sulla difensiva, va bene? Perché hai lavorato molto sulle tue emozioni, stai un po' così. Però io qua vedo che per alcuni di voi c'era una bellissima connessione con qualcuno. Per alcune di voi, E forse per distanza, per lavoro, si è interrotto, o limiti per la distanza, o limiti di questa natura qui. Vediamo il 5 di denari. 5 di spade. Tensioni un po' relative alla mancanza di fiducia in se stessi o tensioni comunicative perché mancanza di comunicazione. Vediamo il sole. L'imperatore. Arriva qualcuno per aggiustare le cose. L'imperatore è una persona che ha il suo carattere anche forte. Accoppiato con il sole mi dice che questa persona vuole sistemare le cose, portare o dare una... È una persona realizzata da un punto di vista anche economico, probabilmente, o realizzata da un punto di vista personale. È una persona che sa quello che vuole e quello che vuole è la felicità con il sole. Vedi 2 di coppe. Vediamo questo paggio di spade. Il re di bastoni. Sì, insisterà questa persona. Insisterà nel farti abbattere le difese. Attraverso le sue azioni ti farà vedere. Vediamo il 3 di bastoni. 3 di bastoni e 3 di bastoni mi confermano un'apertura di cammino grazie alle azioni che farà questa persona dandoti la fiducia e la fede dei suoi intenti. Mi spiego? Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta. Anche il segno dell'Ariete, Leone e Sagittario sono marcati, Cancro, Pesci, Scorpione, sì. Cosa dice l'ultima carta? Sì, sì, assolutamente sì. Il carro mi parla di avanzamento e di successo, anche una distanza che non è più un problema laddove ci fosse stata. Mi spiego? Vedi il 7 di spade, distanza che dava un po' mancanza di fiducia, o un tuo essere più evasiva o evasivo, però mi parla di successo il carro, sì. La distanza o l'attesa per la distanza che non è più un problema perché ti dimostrerà con i fatti questa persona magari la prossima settimana, però intanto ti fa vedere la volontà, va bene? Ok. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli, lei che ormai sapete non lasciano spazio al dubbio, basterebbero mettere solo questi per capire. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lei li trovate sotto l'info box in descrizione. Allora, cosa ti dirà questo bell'imperatore? Che può essere anche una donna, Vediamo. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Questa è una persona risoluta da imperatore, che vuole dare fiducia, che vuole far vedere quanto ci tiene, che vuole far vedere che la sua chiarezza di idee. Perché? Perché sei la persona che ha cercato da sempre. Ok. Cos'altro ti dirà? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Quindi, questa persona che da imperatore, che è una persona tutto d'un pezzo, no? Si fa così, o le idee chiare, è una persona che si scioglie davanti ai tuoi occhi, crollano le sue corazze. Ok. Mettiamone un'altra. Per alcuni di voi è una persona che ti chiede perdono. Perdonami, ti prego, perdonami. Per averti fatto mettere come regina di spade, c'è una persona che ha sofferto, che magari qua vedo che ha aspettato magari una manifestazione di qualcosa con questa persona, non arrivava, limiti di distanza, limiti di blocchi, mancanza di fiducia. Per alcuni di voi è questa persona qui, ti prego, perdonami, va bene? E vedrai impegno da parte di questa persona. Ok. Vediamo adesso, d'altronde qua questo bellissimo fondomazzo ce lo raccontava già, no? La voglia di intendersi da parte di questa persona, di venirti incontro, emozionalmente coinvolta, empaticamente vicino a te. Ok, vediamo cosa ci dice adesso gli altri oracoli.
spingersi al limite, la tribù e la pace. Sì, questa persona vuole spingersi al limite con te, cioè fare qualcosa al di là della sua mente razionale, no? L'imperatore, le corazze. La tribù ti chiede un incontro e la pace è l'equilibrio. Questa carta indica anche che se c'erano litigi per un intorno o per terze persone vengono appianati, va bene? Si ritorna alla pace. Mentre se è una persona nuova, io qua vedo un incontro e le tue remore vengono messe da parte, perché vedo la pace, la bellezza, la bellezza dell'amore, del darsi, no? L'amore è il darsi, il sacrum facere, darsi a quello che arriva in qualità di eventi, di persone, perché è il divino che vuole che tu sperimenti determinate emozioni grazie alla persona che ti mette davanti. Questo l'ho spiegato nel video La chiave assoluta di tutte le relazioni, fiamme gemelle, anime gemelle, quindi invito le ragazze nuove ma anche le nostre veterane che l'hanno visto già 80 volte a riguardarlo l'81esima, ecco, perché ogni volta che lo risentite so che vi arrivano nuove chiavi. Quindi detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!